Da un po' di mesi a questa parte mi sono dedicato più a Instagram che a YouTube. Vedendo che non ottenevo risultati per quanto riguarda i miei video, che comunque erano delle visualizzazioni troppo basse, mi sono dedicato principalmente a ridisegnare gli sprite di Pokémon rosso e verde, poiché comunque è uno di quei giochi che la gente non ha molto esplorato essendo in lingua giapponese. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa specie di vlog. Cominciando dal nome del canale, Seth Rune, io l'ho scelto per diversi motivi. Seth principalmente l'ho scelto non solo perché è figo il nome del dio egizio Seth, ma soprattutto perché uno dei manga che mi ha colpito di più è stato Radiant e Seth si riferisce proprio a Seth di Radiant. Rune invece è un po' diverso, forse si adatta un po' di più al mio cognome. Rune, Ru è l'iniziale di Ruggeri e Ne è la finale di Simone, è una fusione tra nome e cognome. Purtroppo nei video di Culture Play sono rimasti come nome Simon, forse modificherò qualcosina perché ho intenzione anche di aprire un altro canale dove metterò gli stessi video però un pochettino più brevi, un pochettino più corretti. Il fatto che io non faccia più Culture Play o comunque che non siano più uscite nuove puntate non significa che io abbia smesso, perché io in realtà ho ancora in porto la quinta puntata. Ci saranno parecchie novità comunque che sto portando avanti e ci sono anche a quanto pare delle domande. Prima di rispondere alle domande però volevo anche avvertirvi che la mia cadenza video sono tra un video ogni 2-3 settimane perché faccio abbastanza fatica a portare avanti questo e altri progetti che ho in mente. Sì, perché io comunque al momento mi occupo anche di fumetto, io anche in questo momento sto disegnando per un progetto abbastanza importante. Ovviamente ringrazio tutti quelli che mi supportano su Instagram, che mi stanno dando davvero delle grandi soddisfazioni e che sono contenti di come lavoro. Questa è una cosa che veramente apprezzo da parte vostra. Qual è il Pokémon più forte? Questa è una domanda difficile perché se andiamo a vedere i giochi ce ne sono diversi di Pokémon molto forti. Uno che veramente passa alla storia, che è veramente forte, che comunque ha impresso in generazioni non solo la forza, ma anche la filosofia che ha caratterizzato comunque l'infanzia di tantissimi giovani e tantissime persone che sono cresciute ma se lo ricordano perfettamente. Perché no? C'ha una buona caratterizzazione. Sto parlando di Mewtwo. Anche se dovessimo dirla tutta, più forte di lui c'è Kyurem e Arceus. Se Okane è un cane, di chi è il cane? Ma ovviamente del signor Okane. Sei felice? Che prospettive stai creando? E sono felice quando qualcosa riesce a centrare l'obiettivo. Non è facile, perché molto spesso ho tante idee che non riesco a sviluppare. Non per il tempo, non per cose che riguardano me, ma per cose che sono esterne, problemi familiari o altre cose che comunque non c'entrano con YouTube. Secondo te la saga Pokémon con quale episodio cessa di essere definita tale e perché? Non lo so, questa è una domanda strana però interessante. Purtroppo se si parla dell'anime ho seguito solo la prima serie, i 3 film, qualche film nuovo, Pokémon Battle Frontier e Diamante e Perla. Più che con quale episodio cessa di essere definita tale, io direi più che altro che l'anime stesso dei Pokémon è un cesso. Se invece parliamo di videogiochi, molti giochi Pokémon non sono stati affrontati come magari la Nintendo si aspettava o come magari i fan si aspettavano. Noi abbiamo visto i Pokémon sempre come qualcosa di tondeggiante, carino, poi c'è anche il Pokémon aggressivo, il Pokémon figo. Quindi se devo dire proprio un titolo dalla quale mi sono poi staccato in seguito, forse è stato quando Nintendo ha creato Bianco 2 e Nero 2. Ma non è per una questione che non sono belli i giochi. Il problema secondo me di quei giochi è stato che uno si aspettava un Pokémon grigio, un Pokémon diverso come magari poteva essere giallo, smeraldo, cristallo, platino. Per quanto riguarda il mio nickname ne ho parlato prima, comunque è una domanda del tutto legittima. Mentre invece questa domanda è se l'andare fosse l'essenza stessa dell'andare. A cosa stai lavorando attualmente? Non potrei dirlo, però vi dico che è un progetto comunque di manga che riguarda una piattaforma abbastanza conosciuta di manga. Di quale Pokémon vorresti un remake? Effettivamente io vorrei un remake di Diamante e Perla, perché lo sto tra l'altro giocando adesso Diamante, perché ho avuto un sacco di problemi con Diamante. Da piccolo purtroppo ho avuto una cancellazione del salvataggio che mi ha particolarmente fatto incazzare. Però comunque è tra i miei giochi preferiti perché mi ha fatto provare grandi emozioni. È un bel gioco, lo consiglio anche a chi vuole appassionarsi magari a Pokémon per la prima volta. Pokémon che avresti voluto avesse
Più screen time. Non ho capito molto il senso, ma se intendi un Pokémon che dovrebbe avere più spazio nella saga, Typhlosion, come cazzo si chiama? Pokémon preferito? Questa è una domanda che capita spesso anche su Instagram. Io ho Blastoise, poi Darkrai, direi Rayquaza. Ce ne sono tanti. Il mio primo Pokémon è stato Squirtle e quindi di conseguenza mi sono affezionato molto a Blastoise. Però anche un Poliwhirl. Il mio gioco preferito in teoria sarebbe Pokémon Oro, ma il suo remake mi piace molto di più per un solo fatto. Ha il Pokéwalker, un oggetto che tu puoi portarti quotidianamente in giro e inserire all'interno un Pokémon per allenarlo. Oltre a Pokémon Blue, ci saranno altri giochi della serie Culture Play? Allora, io avevo in mente di fare non solo Pokémon Blue, anche un po' la saga di Super Mario perché mi è molto piaciuta. Anche Mega Man, però non solo giochi Nintendo. Volevo fare un po' di Dragon Ball, che qualcosina c'è anche sul canale per quanto riguarda il gameplay di Dragon Ball Budokai. Però volevo fare anche qualcosa di nuovo, qualche gioco nuovo tramite Epic Games. Ora vedremo perché più che sui videogiochi a me piacerebbe incentrarmi sui fumetti. Però anche a quello ci voglio arrivare piano piano. Oltre al video di Pokémon Blue Culture Play io vorrei passare a Pokémon Oro, però in veste diversa. Vorrei analizzare effettivamente il gioco e parlare del gioco in sé, senza fare gameplay. Al massimo facendo vedere dei fatti o delle cose che magari hanno necessariamente bisogno di una spiegazione anche tramite una prova vera e propria del gioco. Era tutto per questa piccola puntata. Grazie per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo video con Pokémon Blue Culture Play, quinto episodio.